Ciao a tutti, esistono soltanto due tipi di amore, quelli giusti e quelli sbagliati. Non ce ne sono altri. E allora devi capire una cosa, che se tu hai un amore sbagliato devi cambiare, devi eliminarlo, devi toglierlo dalla tua vita. Devi avere la forza di lasciare andare, di chiudere. Ora, quali sono gli amori sbagliati e quali sono gli amori giusti? Come fare a capire quando un amore è sbagliato e quando un amore è giusto? Beh, il modo è molto semplice. Noi dobbiamo pensare al nostro piacere, a quello che ci dà piacere, a quello che ci fa stare bene. Tutto quello che ci fa stare bene, che ci dà piacere, che ci mette in armonia con noi stessi è giusto. Tutto quello che ci genera sofferenza, che ci fa stare male, anche i sacrifici, cioè pensare che l'amore sia sacrificio, mi sacrifico. L'amore non deve essere sacrificio, se è un sacrificio non è amore. E l'amore, una relazione deve essere un'energia di piacere, un'energia di benessere, deve darti benessere, deve farti stare bene. È ovvio che se uno è affamato di emozioni, purtroppo abbiamo questa parte emotiva che non distingue tra bene e male, tra piacere e sofferenza. Non ha difficoltà a innamorarsi proprio di chi gli dà sofferenza, anziché di chi gli dà piacere. Dobbiamo tenerlo presente, è un dato di fatto. E allora devi imparare a riconoscere gli amori sbagliati e avere la forza di abbandonarli. Sembra un qualcosa di difficile, ma ce la puoi fare. Quindi, però sbagliato e giusto è sempre riferimento appunto a te stesso, a te stessa, perché alla sensazione che tu provi. Quando ti relazioni con una persona che ti genera sofferenza, vuol dire che quella persona lì è la persona sbagliata, soprattutto per avere una relazione. Allora uno dice, ma perché ci stai? Perché sono tante le persone che ci stanno perché si nutrono proprio di sofferenza. È questo che non si vuole capire, e ti nutri emotivamente di sofferenza, e ti nutri di sofferenza non perché è una parte emotiva cattiva, tra virgolette, che dice, guarda questo qua lo facciamo nutrire, mi nutro di sofferenza, no, perché altrimenti sarebbe l'unica fonte di sostentamento, perché se aspettasse a nutrirsi del piacere che tu gli dai morirebbe di fame, e allora è come uno che esce fuori dal deserto che è assetato, cioè non è che vede una pozzanghera di acqua sporca e dice no, questa non la bevo perché io soltanto se è acqua frizzante, ghiacciata con una fettina di limone, altrimenti niente. Non fa mica così, e quindi la parte emotiva è uguale, purtroppo è costretta a nutrirsi di amori sbagliati perché tu non sei in grado di dargli amori giusti, e questo è il discorso. Non sei in grado di dargli gli amori giusti e allora purtroppo si aggancia a quelli sbagliati. Ma se tu imparassi a dare le giuste emozioni, a vivere una vita emotivamente significativa, a vivere una vita interessante da un punto di vista emotivo, a vivere una vita che abbia un senso emotivamente parlando, vedrai che la tua parte emotiva non avrà nessuna difficoltà a, a farti vivere, a farti vivere delle relazioni che ti diano piacere, perché siamo fatti in questo modo, quindi devi imparare tu a avere una forza interiore, perché questo richiede forza interiore. Certo che se tu sei pieno di veleni mentali, sei pieno di veleni mentali, di gelosie, di rabbie, di invidie, non avrai possibilità di fare niente. Se tu inizi a nutrirti di invidia, non hai proprio possibilità di fare niente, non hai proprio possibilità di venire fuori da nessuna situazione. Quindi questo è un dato di fatto, non ci sono alternative, è proprio così la situazione, cioè devi riuscire a venire fuori da questo schema io e mio di possesso. La vita va vissuta vivendosi le emozioni e somministrandosi emozioni positive nel tempo presente, nel qui ed ora. Impara a somministrarti ogni giorno delle emozioni positive. Vedrai che non ci sarà bisogno di andarsi a cercare quelle negative, andandosi a innamorare proprio di persone che ti generano sofferenza. Quindi è molto semplice. Abbandona gli amori sbagliati che ti generano sofferenza e promuovi
gli amori giusti, quelli che ti danno piacere. Poi certo, un amore giusto può trasformarsi in sbagliato, perché le cose cambiano. Come uno sbagliato potrebbe trasformarsi in giusto, questo non lo sappiamo, ma noi dobbiamo concentrarci sul presente, perché tutto è in continua perenne trasformazione. Quindi non puoi sapere domani cosa capiterà. Capiteranno delle cose, certo, puoi indirizzare, puoi fare delle azioni, eccetera, eccetera, però tieni presente questo fatto fondamentale, che l'unico momento vero, reale, è il tempo presente e quindi viviti quello. Se il tempo presente vivi la sofferenza, abbandona. Se vivi il piacere, promuovi. Se poi sto piacere si trasformerà in sofferenza, abbandonerai in futuro, ma non puoi saperlo. O viceversa, insomma. Quindi dobbiamo tenere presente questo. Noi dobbiamo concentrarci sul momento presente e goderci il presente. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!